Ciao a tutti, ben ritrovati in un nuovo video a tema Final Fantasy VIII. Continuiamo a scoprire cose mai viste, parlo per me almeno. Se sono cose che già sapevate, scrivete nei commenti. E oggi parliamo essenzialmente di un altro bug, o comunque di una combinazione improbabile di eventi scatenati dal giocatore che riguarda Rinoa, in particolare il periodo di gioco in cui la nostra povera eroina è in coma. E come sapranno i navigati di questo gioco, per riaverla effettivamente nel party dobbiamo aspettare che venga posseduta nello spazio dalla strega Artemisia. Scoprire ancora cose nuove 27 anni dopo è fantastico. E innanzitutto devo ammettere che questa idea me l'ha data la streamer Cataclysm, andate a seguirla se già non lo fate, che sta pubblicando qui su YouTube la sua prima run al buio di Final Fantasy VIII. Lei gioca queste run molto istintive, per cui magari molte cose se le perde e altre invece le scopre quasi accidentalmente. Ma andiamo con ordine partendo dallo scopo di questo video, ovvero risvegliare Rinoa dal coma prima di andare nello spazio. Siamo al Lunar Gate, dove appunto Squall sta per partire verso lo spazio, alla ricerca di Ellione, a cui lui vuole chiedere aiuto proprio per riavere Rinoa viva e vegeta al suo fianco. A questo punto gli sviluppatori fanno una scelta particolare, ti fanno selezionare il party per decidere essenzialmente la terza persona che puoi portare nello spazio, essendo Squall e Rinoa già obbligatori. Ed è uno step effettivamente superfluo, perché poi il controllo passerà all'altro party, quello capitanato da Zell, per cui bastava anche una finestrella di dialogo per selezionare il personaggio da portare nello spazio, senza dover entrare nella finestra di cambio squadra. Si può effettivamente anche fare cambio junction, ma voi mi direte è totalmente inutile perché poi si cambia party. A questo punto, nella sua run, Cataclysm fa una cosa che io in tanti anni e in tante run non avevo mai fatto, ovvero entrare nel menu junction in questo preciso momento e notare che Rinoa è effettivamente nel party. Addirittura si possono utilizzare le sue magie, come fa Casta, per curare gli altri membri, come un qualsiasi membro attivo nel party, anche se lei in questo momento non dovrebbe essere attiva. E lì mi si è accesa la luce, perché mi sono detto, se ci fosse un modo per lasciare questa stanza e tornare nella world map in questo momento, Rinoa sarebbe nel party e combatterebbe con noi. Al che mi direte, ma col cavolo infatti che ti fanno uscire. E gli sviluppatori chiaramente ci hanno pensato. Qui tu puoi solo salutare tutti e poi sei obbligato a entrare nella capsula e partire per lo spazio. Ma c'è il buco in tutto ciò. Qual è quell'unico combattimento che si può azionare semplicemente entrando nel menu? E qui, come avevamo visto in un video precedente, ci vuole l'oggetto innesca bug per eccellenza, avete capito bene, la lampada magica, quella che si può usare con Laguna, si può usare durante i concerti, seppur Rinoa è vestita diversamente, e se l'avete conservata fino a questo momento, ebbene sì, potete attivarla adesso. Vediamo, bingo! Abbiamo salvato Rinoa. Come vedete, la lampada magica realizza tutti i nostri desideri. A questo punto però mi è venuta in mente un'altra curiosità, ovvero quali sono le limit utilizzabili da Rinoa in questo momento in cui lei effettivamente non era prevista. Rinoa è tecnicamente già una strega perché ha già ricevuto i poteri di Edea, anche se ancora non lo sappiamo. Quindi mi aspetterei ali di fata già disponibile. Allo stesso tempo, invece, sapete che le limit di Angelo vengono disabilitate finché tu sei nello spazio.
perché Angelo non ti segue nello spazio. Ufficialmente non saremmo ancora partiti, per cui andiamo a verificare e... No! Clamoroso! Nessuna limit disponibile! E quindi 2 bug in uno. Sarebbe stato effettivamente bellissimo usare ali di fata, ma oltre al danno alla beffa non possiamo nemmeno usare Angelo, che è semplicemente nella stanza accanto, ma è così, ci consoleremo con un Lionheart di Squall. E niente, chiaramente alla fine del combattimento otteniamo Diablos e tutto proseguirà come da copione, quindi Rinoa se ne tornerà nella sua fase di coma e Squall dovrà andare nello spazio per risvegliarla di nuovo. Però immaginatevi la reazione di Squall e del resto del party in questo momento. Quistis tra l'altro era pure già entrata nella sua capsula. Spero che vi abbia divertito questo video. E se siete matti, potete nella prossima run verificare di persona questa cosa, semplicemente evitando di usare la lampada magica fino a questo punto. E non c'è bisogno che vi dica che effettivamente non ne vale la pena. Grazie a Cataclysm per avermi inconsciamente trasmesso l'idea, e noi ci rivediamo presto con altri contenuti e curiosità su Final Fantasy VIII. Ciao!